Buongiorno amici del canale. Settimana scorsa vi ho fatto vedere uno dei mobili che adoro di più. Un armadio antico francese che ho modificato sverniciando addirittura gli specchi. Lo volevo come vetrina nella mia casa. Io adoro quel genere, lo stile barocco però unito al francese, secondo me è pazzesco proprio, e salvare pezzi come quello mi rende veramente felice. E nello stesso salone avevo questa vetrina Chippendale, è una vetrina che mi piaceva tantissimo qualche anno fa, l'ho presa i primi tempi in cui sono andata a vivere con Stefano e mi piaceva proprio così, al naturale, ci tenevo dentro le mie tazzine, i miei bicchieri, però col tempo le cose cambiano, stufano e cambia l'arredamento di casa. Quindi ho deciso di modificarla, ma non voglio snaturarla troppo, perché? Perché sarà accanto all'altra vetrina, quella che avete già visto. Quindi sì, la colorerò, ma utilizzando il mio sugar paper, però lo spengo un pelino con i Nuit Parisien. Dentro la farò uguale all'altra vetrina, con questa carta da parati che adoro profondamente, blu intensa, profonda, scurendo il Nuit d'Amour sempre con un po' di Nuit Parisien. Quindi vi farò vedere che con barattoli piccoli, che costano poco, riuscirete a creare immense tonalità. Purtroppo la radica ai lati è molto rovinata e quindi sono proprio obbligata a colorarla all'esterno, ma capite bene che nulla è per sempre, neanche il restyling purtroppo. E quindi se fra 3-4 anni mi dovessi di nuovo stufare e volessi di nuovo avere questo mobile come l'ho acquistato, come l'ho apprezzato, amato, lo posso fare tranquillamente sverniciandolo, perché la radica non si rovinerà assolutamente, diciamo le parti che vedete. La parte barocca, certo, andrà un attimino sverniciata con delle spazzole, con un po' di parsimonia, ma potrà tornare assolutamente al suo splendore originale. Quindi non vi preoccupate, anche se la coloro, sappiate che tornerà bella come in origine, se mi dovessi stufare, e non è detto. Quindi partiamo colorando l'interno, l'esterno e mettendo una bellissima carta da parati. Sto girando bene i colori, perché sapete che è fondamentale. Ieri mi ha fatto ridere una mia, non ridere simpaticamente, una mia cliente che ha acquistato da me i prodotti da tantissimi anni, i primi sono addirittura di 5 anni fa, e aveva addirittura i miei primi barattoli, quelli che qua non avevano neanche il nome. Perché all'inizio io non volevo identificare con un nome i colori, volevo dare a voi l'espressione totale, no? E quindi non mettevo i nomi. E lei mi ha detto che li ha utilizzati, li ha aperti, erano un po' più rigidi, li ha girati bene, più di una canzone, come dico sempre, ed erano perfetti. Quindi mi raccomando, non abbiate paura di comprare magari un colore che poi magari non utilizzate tutto subito, perché vi assicuro che se lo chiudete bene, con la plastica, come vi dico sempre io, pulendo bene il bordo, durano veramente tantissimi anni. Nel frattempo, chiacchierando, i colori sono ben miscelati. E voilà, lo sugar paper è sempre bello, è sempre un colore eccezionale, bello. Allora, tazza, in modo che io possa miscelare bene i colori. Devo già fare la pozione magica per fare tutto l'esterno, quindi non lesino e cerco di fare proprio un quantitativo che mi basti per tutta la parte esterna. Secondo me, più o meno con un 250 grammi di colore totale dovrei farcela. Ma avete capito che con Magic Paint basta andare a cucchiaiate e così è facile replicare il colore. Qua ho messo più o meno un 200 grammi di colore sugar paper e ora vado con qualche cucchiaiata di Nuit Parisien. 1, 2 e 3. Vediamo se basta, se non ne metto ancora uno. Voi mi direte, ma Elisa, se ti piace, perché vai a modificare il colore? Io lo modifico perché mi piace lo sugar paper, fantastico, ma lo voglio spegnere un po', lo voglio rendere un attimino più delicato e spento. Per essere sicura che il colore sia definitivo, giro col pennello.
Bellissimo, un azzurro polvere tendente al grigio, mi piace veramente 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 tanto, proprio quello che avevo in testa. Il Nui Parisienne è un colore eccezionale, un nero che ha 1000 sfaccettature, per questo lo utilizzo oggi per miscelare le tonalità e scurire o spegnere. Ricordate sempre che dovete averne un barattolo in casa. Il Nui Parisienne si usa più del bianco. Ora parto a colorare tutta la parte esterna. Mamma mia, che colore è venuto fuori! Eccezionale! Bello, 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 bello. Quando già un mobile è bello di suo al naturale, nella sua versione originale, immaginate cosa può diventare quando si miscelano i colori giusti e le tecniche giuste. Un qualcosa di eccezionale. Mi raccomando, quando colorate pezzi come questi, che hanno molte diciamo modanature, molti fregi, o utilizzate un pennello tozzo oppure utilizzate il nostro pennello a punta. È facilissimo andare all'interno. E guardate invece col pennello a punta come si fa a intingere bene all'interno dei fregi. Ovviamente faccio un po' davanti, poi passerò un po' dietro e vedrete che con una passata sola avremo già colorato tutto l'interno dei fregi senza far fatica. Il pennello a punta è importantissimo quando si devono fare restyling come questo. È arrivato il momento della seconda mano. La prima veramente coperto bene bene bene. Perché coperto? Perché lo sugar paper è già di per sé un colore molto diciamo pigmentato e coprente, ma con l'aggiunta del Nui Parisienne ho preso la base veramente tosta, coprente. E da cosa me ne rendo conto? Me ne rendo conto che nonostante ci sia qualche leggerissima striatura, perché comunque la superficie era molto lucida, ha aggrappato benissimo, ma soprattutto proprio una totalità, una forza di colore differente dagli altri. Ora darò una seconda mano sempre pura. Prima non ve l'ho detto, ma ora ve lo dico. Attenzione, su Radica solo mani pure. Prima ho dato una mano pura più totale, ora farò una seconda mano pura che non sarà proprio totalissima, andrò molto dove vedo le striature, saranno più ritocchi, ma sempre pura perché altrimenti la Radica rischia di gonfiarsi. Quindi se avete già dei materiali che hanno un'impiallacciatura, una fibra di legno, una Radica, non andate mai con vernici diluite, è proprio controproducente, rovinate la superficie, rovinate il mobile. Uso il Super Silk, un pennello che ho progettato per stendere alla perfezione il mio idrorepellente, ma che sto veramente utilizzando per qualsiasi tipo di lavorazione. Mi lascia una superficie vellutata, proprio quasi polverosa, fantastica, un po' meno venata, perché non ha una setola in crine, ma una setola sintetica, ma veramente bella questa setola sintetica. Guardate come stende bene il colore. È una carezza. Ma la sua setola, anche se sintetica, è abbastanza rigida da stendere con forza la pittura al 100%. E come è importante un buon pennello per avere un buon trucco sul viso intendo, è importantissimo un buon pennello per stendere bene la pittura sui mobili. Non pensate che un pennello valga l'altro, perché non è così. Vi ritrovate a stendere male la pittura, a farvi male al polso, perché il polso
La pittura Magic Paint stesa con un cattivo pennello fa male al polso e soprattutto ne usate tantissima, ne sprecate proprio tanta di vernice. Il pennello giusto vi aiuta anche a non sprecare colore. È veramente solamente una carezza, una coccola la seconda mano, perché ha talmente coperto bene la prima, in totalità, che la seconda è una passata veloce. E voilà! Allisciamo la superficie e via. Continuo. Creiamo il colore per l'interno. Nuit d'Amour, già girato. Metto un po' qua. Non fatevi fregare da questa brillantezza estrema del Nuit d'Amour, perché spesso noto che avete tanta voglia di scurirlo, perché pensate che sia troppo, diciamo, elettrico. Vi assicuro che non è così. Nel momento in cui si asciuga ed è profondo, è veramente un colore molto bello, elegantissimo, ed è un blu scuro, non è un blu chiaro. Ma io ho comunque bisogno che assomigli al 100% all'interno dell'altra vetrina, e quindi un po' di nero ce lo metto. Prendo il mio cucchiaio e anche qui, sui 150 grammi più o meno che ho messo nella scodella, aggiungo qualche cucchiaio di Nuit Parisienne, diciamo 3 cucchiai. Anche qui giro e vediamo cosa succede. Bellissimo, questo colore è eccezionale. E da cosa capisco se è il colore giusto? Dall'abbinamento con la carta da parati. Vedete, ora è un pochino più spento, più rigoroso, e si avvicina benissimo alla base ma anche alle foglie. Finisco di miscelare bene anche in questo caso il colore con il pennello. E voilà, bellissimo. Un colore eccezionale. Anche in questo caso, se dovessi rifarlo, ci metterò veramente pochissimo, più o meno 150 grammi di vernice e 3 cucchiai di Nuit Parisienne. Bello. Vediamo come sta sul mobile. Visto che il fondo sarà fodrato con la carta, non lo coloro, non spreco colore inutilmente, ma oltre che a fare bene i laterali, vado anche a colorare l'angolatura, di dove la carta si attacca, in modo da non avere brutte sorprese. Diciamo che l'accoppiamento di oggi, l'abbinamento di oggi, dove c'è lo Sugar Paper e il Nuit d'Amour leggermente scuriti, è un pochino audace. Non è proprio un abbinamento classico, accostare diversi toni di azzurro e diversi toni di blu, ma vi assicuro che alla fine sarà veramente elegante e ben miscelata. La tonalità sarà perfetta. Copre che è una meraviglia. La seconda mano anche qui sarà solo un piccolo passaggio. Faccio tutto, anche le guide, perché in questo caso i ripiani sono di vetro. Ed essendo di vetro si vedrà tutto al 100%, si vedrà sia la bellezza della carta che la purezza, la totalità del colore all'interno. Bisogna essere precisi però. Io faccio tutto, anche il soffitto. Nella parte interna ho dato già la seconda mano, una seconda mano dello stesso identico colore. Adesso è molto bello, preciso, liscio, una bellissima tonalità. Ho
ho deciso nella parte esterna di creare un bicolore molto delicato, solo in 2 punti, in questa parte qui rientrante e nella parte superiore, giusto per non creare un effetto totale, ma per dare discontinuità. Cosa faccio però? Parto dal colore di base, quello che ho avanzato già colorando tutta la scocca esterna, e aggiungendo qualche cucchiaino di colore più chiaro. In questo modo avrò la stessa tonalità, sarà un bicolore molto elegante, quasi tono su tono, non spreco colore perché ovviamente l'ho avanzato, e non sarà una cosa troppo netta, troppo evidente, una cosa molto discreta. Clear Sand, e ne metto diciamo 3 cucchiaini. Oggi andiamo a cucchiaini. 2 e 3. Giriamo col pennellino e vediamo cosa esce fuori. Se basta, buona la prima, altrimenti aggiungo ancora un po' di Clear Sand. Mi rendo conto in questo caso se basta o meno, perché come potete vedere questo è il colore nuovo, questo è il colore di prima. Quindi la differenza è già molto evidente, però lo voglio ancora un pelino più chiaro, un pelino più leggero. Aggiungo ancora qualche cucchiaino di colore, magari 2. 1 e 2. E voilà. Ed è bellissimo fare questa cosa nella tazza iniziale, perché è proprio modo di vedere subito di quanto è schiarito rispetto ai laterali. Bellissimo. Una bellissima differenza però che notiamo proprio ora. Elegante, quasi tono su tono. Ora sempre la solita tecnica. Teniamo vicino un pannettino in microfibra umido strizzato, in modo che andiamo a mano libera sul nostro mobile e se per caso sbaviamo fuori togliamo subito l'eccesso. Vado a colorare questo punto. Vedete come si nota la differenza di colore? Ecco qua. Cercate di fare un bel lavoro preciso, anche se non mettete il nastro carta. Io in questi casi mi tengo un po' più di tempo, perché sono lavori che adoro, e vado decisa così. E voilà. Se poi sbavo, ecco qui. Su Magic Pen sapete che la pittura tiene tantissimo. E voilà. Vado anche nella parte interna dell'incavo, ecco qui. Se però sbavo, come qui, lo tolgo. Bello, liscio e preciso. Ed ecco qua, ultimi dettagli. Bellissimo. Ora aspetto che asciughi per bene, ma nel frattempo mi concedo all'interno carta da parati. Emma, come stai? Tutto bene, dai. È arrivata ad aiutarmi perché con la carta da parati bisogna essere precisi e io non me la sento mai di stenderla da sola, chiedo sempre rinforzi. Emma è molto precisa. È assurdo vedere, mi stupisco tutte le volte, ma vedere quanto un colore, in base a come tu lo abbini e a come lo contemporaneizzi, cambia. Perché stamattina, se avessi visto lo sugar paper, anche scurito con noi parisiensi, vicino al blu, avrei avuto magari più una sensazione di effetto coastal navi, quindi più indirizzato a un mobile da mare. E invece no. Ora che lo abbiniamo a queste belle forme di questo mobile cheap del pazzesco e a questa carta, è proprio in stile provenzale, cioè si sente proprio l'ambiente. Sono molto molto contenta. Primo perché riprende perfettamente i colori della carta, il mio abbinamento, e secondo perché dona una profondità, un calore che non mi aspettavo. Sono veramente veramente soddisfatta di questo abbinamento. Ho cercato di mettere il mobile in orizzontale. Sapete che comunque la carta da parati deve essere stesa con un po' di calma, sangue freddo e precisione, quindi mettetevi sempre comodi quando la utilizzate.
Mi raccomando, dovete avere delle spatole per far sì che escano tutte le bolle di aria e la colla aderisca perfettamente alla superficie e alla carta. Io ho preso la mia spatola più grande e la spatola più piccola, entrambi flessibili e di plastica. E poi io in questo caso sul legno utilizzo una colla spray. In caso non ce l'aveste e voi voleste utilizzare una colla vinilica, prendete anche la Vinavil, ma diluitela con acqua, mi raccomando. Su internet ci sono molti tutorial su questa cosa. Non vi consiglio sul legno di utilizzare la colla che si usa sui muri, è un pochettino blandina. Ora alzo il foglio che Maggio ha misurato in modo molto preciso e dove ha già fatto gli spacchettini, perché vedete che qua ci sono le due guide. Necessitiamo quindi di essere precisi, andare con la carta direttamente al bordo e quindi abbiamo già fatto i due tagliettini. Io parto prendendo le misure da sotto, da questo angolo, perché sarà quello che si vede di più rispetto al soffitto. In caso sbagliassi, non fosse tanto precisa, ho sempre il salvataggio in corner. Tiro sulla carta e applico pian pianino, un pezzo alla volta, la colla, perché non si mette tutta la colla subito. Si mette pian pianino, 20 cm alla volta. Grazie Emma. Shakeriamo perché sia bella miscelata e la stendiamo. Un senso e secondo senso, orizzontale e verticale, mi raccomando sempre. Deve essere tutto ben coperto. Andiamo qui, Yuki vieni qui. Riesci? Grazie. Andiamo all'angolo, prima ci vado io, poi se vuoi mi segui con il lato. Bisogna essere aderenti all'angolo. Tiro leggermente. Brava. Vado. Ok, facciamo aderire bene. Perfetto. Bellissimo, molto preciso. Schiaccio bene in modo che fuoriescano eventuali bolle di aria. Ora sollevo leggermente fino a trovare punti dove non ci sono ancora bolle di colla e ora continuo. Puoi andare dall'altra parte, grazie, così. In questo caso vedete che è molto utile anche avere una palettina più piccina. Si arriva bene all'angolo e si può fare pressione. Prendo un cutter e incido rifilando l'eccesso. Perché dovete sapere che spesso su questi mobili un po' vecchi si va un po' più per eccesso, perché essendo diciamo appunto vecchietti non sempre sono dritti e precisi. Quindi diciamo che è quasi meglio essere un pelino più abbondanti e piuttosto eliminare un eccesso di carta invece di tagliare e rovinare, perché ne manca un po'. Vedete? Ora faccio anche di qui. E voilà, bellissimo, preciso. Continuo posizionando gli altri pezzi di carta. Mi raccomando, ovviamente il disegno deve sempre combaciare bene. Se avete per caso in giro sulla pittura degli schizzi di colla, non vi preoccupate, prendete una spugnettina morbida, un po' di acqua e sapone, strizzatissima, e li togliete con il pannettino, verrà via tutto. Altrimenti, quando passate la cera, massaggiate poi bene, sapete che la cera toglie via qualsiasi residuo di colla.
Ed eccolo qui montato, guardate che belli vetri e che belle le mensole. È stato molto facile rimontarlo, molto molto facile. Scherzi a parte, spugnettina umida, la puccio bene 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 nell'acqua perché voglio fare un décapé semplice. Cosa vuol dire un décapé semplice? Vuol dire che non voglio una levigatrice, che non voglio fare polvere e che non voglio fare fatica. Abbiamo solamente un modo per farlo. Su una superficie liscia come questa, lucida come questa, sarà ancora più semplice. Quindi panno, spugna abrasiva, qua ne ho un po', ma io utilizzo una spugna abrasiva media, è già usata, così non è troppo nuova, e la schiaccio. Passo il pannetto. Se voi passate la spugna abrasiva dopo il pannettino in microfibra, fate molta meno polvere e fate molta meno fatica. Togliamo subito l'eccesso di polvere e via. Usate una spugnettina media o fine, questo perché non bisogna fare dei graffi troppo profondi. Bellissimo. Spolvero un po' e poi passo la cera protettiva. Cera leggendaria. Pennello, mi raccomando, che va solo bene per la cera, Non mischiamo mai i pennelli del colore con quelli della cera. E ora vedrete che alla fin fine il colore di fondo sarà molto molto più profondo, più vivo, idratato. Mi raccomando, se macchiate i vetri con della cera, andate subito a pulire con un detersivo per i vetri, perché altrimenti una volta che poi si secca resta lì. Io ho fatto un décapé molto 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 delicato, non volevo diciamo scoprire troppo le sue forme, volevo che fossero un pochettino più riservate e mi piace tantissimo. Ed eccola qui piazzata al suo posto. L'abbiamo messa a posto già ieri sera, veramente. E l'ho guardata, c'erano le luci basse, era già buio. E ho detto no, ho cannato in pieno il colore. E invece no, oggi è perfetta per il soffitto, è perfetta per le pareti, è perfetta per il mio arredamento. Secondo me sta anche molto bene col pavimento. Quindi questo è per farvi capire che quando lavorate, che siete molto stanchi, arrivate a fine giornata, magari che guardate il mobile e dite no, cosa ho sbagliato, la macchia, l'alone, la cera troppo, il décapé.
non fatevi prendere dall'ansia. Aspettate una notte, ci dormite su e sappiate che c'è sempre una soluzione. Si può passare una cera che schiarisca, si può ricolorare, nella peggiore delle ipotesi, si può schiarire il colore. Quindi non vi preoccupate, se la sera sembra un po' sopra le righe, il giorno dopo sarà differente la vostra percezione. Io sono molto contenta dell'abbinamento, anche perché in questa stanza ho le porte di legno, ho la vetrina che è tutta in legno grezzo, un'altra credenza in legno, le porte in legno, il pavimento in legno. Avevo bisogno di un pezzo che fosse mio, che fosse proprio Magic Paint, e secondo me ci siamo proprio riusciti. Quei 3 legni differenti di 3 colori suonavano, erano troppo pesanti e ha alleggerito tantissimo l'ambiente con un tocco di provenzale. Ditemi nei commenti se vi è piaciuta, ma ditemi anche nei commenti che cosa vorreste vedere nei miei tutorial, perché per me è tanto importante avere la vostra percezione, sapere cosa vi interessa. Al prossimo restyling, ciao!